Bentrovati sul mio canale. Oggi cercherò di mantenere una promessa, cioè come foderare una borsa, ma prima di vedere l'occorrente vi ricordo l'iscrizione che è completamente gratuita, semplicemente YouTube vi avvisa quando metto delle novità come in questo caso. Non vi spaventate dalla quantità di cose perché comunque alla fine l'importante è imparare il metodo e voi riuscirete anche a gestirvi da sole con quello che avete in casa. Iniziamo a vedere subito l'occorrente. Prima di tutto ci serve il progetto. Io sto utilizzando la borsa Riva. Poi la stoffa, per quanto mi riguarda questa è una stoffa dove non vi posso dare le indicazioni dove l'ho presa perché prima di scoprire i filati discount io andavo nelle mercerie e prendevo le rimanenti. Sapete che a volte ci sono quei angoli dove si trovano delle stoffe a 1 euro, 2, insomma dei pezzettini. Io mi prendevo quelle stoffe lì. Questa devo dire che non saprei il nome preciso perché adesso mi sfugge, però comunque vedete che plastificata, è molto rigida, poi è molto fine perché ha questa, sembra un ecopelle, ecco. Quindi io ho questa stoffa presa in una merceria. Vi serve del filo plastificato per cucire, in realtà è filo per cucire ma è quella versione un po' più rigida dove si fa fatica a strapparlo. Poi vi servono degli aghi per fermare il lavoro quando andremo a cucirlo, ma siccome andremo a mettere anche la cerniera ci serve per fissare la cerniera prima di cucirla. Per quanto riguarda il filo del cucito potete fare tutto il lavoro a mano oppure come me utilizzare la macchina da cucire per chi ce l'ha. Vi serve il metro perché dobbiamo prendere le misure, un paio di forbici e vi serve carta e penna per riuscire a prendere le misure precise. Infatti adesso cambiamo la grafica e vi do delle indicazioni. Una cosa sola, per quanto riguarda la cerniera, siccome mi serviva una molto grande, molto lunga, ho trovato questa che secondo me è da abbigliamento, però è abbastanza scorrevole, ok, resistente, perché è abbastanza grande, però se riuscite a trovare nella vostra zona una cerniera specifica per le borse, prendete quella, altrimenti fate come me. Dopo vi farò vedere, siccome ci servono più o meno 40 cm, cosa fare con la parte rimanente. Per foderare bene una borsa è molto importante prendere bene le misure. Iniziamo subito dalla base. Prima di tutto vediamo il fondo. Il mio fondo è un 30x10. Come vedete è già performato, quindi lo so già di preciso quanto è. Poi andiamo a vedere l'altezza. La borsa Riva, come sapete, è un po' particolare. Sicuramente non vado a prendere le misure da qui, perché qua non ho dove mettere la fodera, quindi vado nell'ultima riga utile dove posso andare a utilizzarlo, quindi vado qua. Io qui ho 26 cm. Allora voi direte, ma perché ne hai messi 27? Perché è un lavoro fatto all'uncinetto e sappiamo che con l'usura, con il peso, tenderà leggermente ad allungarsi. Quindi io sono fatta per l'idea di abbondare invece di ristringere. Sicuramente una buona fodera, un buon materiale, tiene la forma della borsa all'uncinetto più, come dire, più perfetta. Però io penso anche al fatto che la fodera deve essere più o meno quanto la borsa, perché se la borsa è elastica anche la fodera deve prendere le forme più giuste. Quindi io ho abbondato e ho messo 1 centimetro in più perché come vedete, pur essendo un punto chiuso, si allunga col tempo secondo me. Poi prendiamo il fondo che sappiamo già che è 10 centimetri. E questo 1,5 centimetri e praticamente sarà la cucitura qui quando andiamo a girare il lavoro. Per di più nel nostro caso andremo anche a mettere la cerniera. Quindi queste sono le misure esatte per quanto riguarda la lunghezza del pezzo che dobbiamo ritagliare. Come si fa a fare il calcolo? Ve lo faccio subito. Voi dovete prendere l'altezza più l'altezza, quindi 27, perché siccome la borsa ha 2 lati, quindi 27 più 27, ok? 2 lati è uguale a 54 nel mio caso. Il fondo si mette anche lui 2 volte, quindi fate
una volta e un'altra volta, perché dobbiamo ricavarlo, ok? Non si mette una sola volta, ma ben due. Poi ci servono i margini superiori, perché se pieghiamo da una parte per 1,5 cm, lo pieghiamo anche dall'altra parte. Quindi per quanto riguarda questo rettangolo, quando andiamo a ritagliare, l'altezza del rettangolo, quindi la parte più lunga, sarà fatta 2 volte l'altezza, 2 volte il fondo, 2 volte le cuciture in alto. Ci siamo capite? E vi esce fuori un numero in base ai centimetri che voi avete della borsa. Per quanto mi riguarda sono 77 centimetri. Quanto deve essere largo questo fondo, questo rettangolo, scusatemi? Allora, non vi dovete lasciar fregare dalla larghezza dalla lunghezza del fondo, che nel mio caso è 30. Perché? Perché praticamente, ok, il mio fondo è 30, ma io qui in alto ho anche tutti i laterali lavorati, quindi io devo stendere la mia borsa per bene, tipo come me. Prendete il metro da un lato all'altro e la misurate, ok? Quindi nel mio caso sono, ve lo faccio vedere qua, che adesso va a fuoco, 40 centimetri. Però è sempre un rettangolo, quindi dobbiamo cucirlo. Allora bisogna mettere 1,5 da una parte, 1,5 dall'altra parte. Io, come ho detto prima, vado ad abbondare con i centimetri, perché che ne so, vi distraete un attimo nella cucitura e qui stringete un po' di più la stoffa dentro, andate a finire il lato e qui la borsa, c'è più materiale per la borsa che per la vostra fodera, quindi è brutto da vedere. Meglio abbondare, per quanto mi riguarda, che avere una fodera più stretta della borsa. Questa è la mia idea. Allora ragazzi, questo è il mio rettangolo, ok? Quindi l'ho preso le misure dalla stoffa, quella più grande, l'ho ritagliato rispettando i 77, qua ne ho 43. Adesso iniziamo a mettere in pratica quello che dobbiamo fare. Prima di tutto pieghiamo il rettangolo in questa maniera, con la parte bella, quindi quella che sarà interna alla borsa, chiusa, ok? Quindi lasciamo la parte tra virgolette brutta, giusto per capirci. Poi prendiamo la cerniera, che è questa qui, la smontiamo, perché nel mio caso è una cerniera d'abbigliamento, quindi si smonta facilmente, la lasciamo da quella parte e iniziamo a preparare i lati per fare le cuciture. Allora, prima di tutto, guardate qui, deve rimanere da questa parte, anzi ve la lascio montata così almeno sapete come si fa a farlo, se casomai ne trovate una da borsa, ma comunque questa si può ritagliare se si vuole. Io in realtà non lo farò per una questione pratica, perché tanto la metto all'interno della borsa e non dà fastidio. Comunque seguitemi bene nei passaggi. Allora, mettete la cerniera così, piegate per 1 centimetro e mezzo ne abbiamo lasciato, quindi ne abbiamo di stoffa da piegare, ok? Mettete il sopra della cerniera, vedete il gancio è lì, lo mettiamo più o meno a 1 centimetro rispetto al margine, qui finisce, ok? Questa maniera, e iniziamo a puntarlo con gli spilli o con quello che avete in casa, oppure se volete ago e filo, piano piano fate dei puntini. Perché in questa maniera? Perché adesso vi faccio vedere la borsa, questa entrerà all'interno e quando noi avremo fatto questa cucitura, poi praticamente a mano, cioè comunque qui della cerniera ne dovete lasciare un bel po', fate la cucitura proprio sul margine, ok? Dovete lasciarlo. Oppure se vi trovate meglio fate un passaggio solo con la stoffa dentro la macchina o a mano, poi nel secondo passaggio andiamo a fissare la cerniera. Dipende da voi quanto siete esperti a cucire, ok? Più siete precise meglio è. Dopodiché è normale che la borsa deve stare
piegata per bene e fissata la fodera, però vi faccio vedere l'idea qual è. Alla fine il lavoro sarà in questa maniera. Noi andiamo a cucirla qui all'interno alla borsa, ok, così, e il risultato finale sarà, se non mi sfugge, però tanto ve lo farò vedere, però cerco di farvi vedere in che ordine bisogna mettere le cose. Il risultato finale sarà comunque in questo qui, ok, sul davanti, all'interno sarà in questa maniera qui. Adesso vi faccio vedere i passaggi uno ad uno. Prima di tutto io, perché sono parecchio insomma incasinata, non sono molto precisa a cucire perché non ho la pazienza, andrò a fare un giro sia da un lato che dall'altro solo con la stoffa, poi apro la cerniera, come avete visto si apre, ok, andiamo a puntarla con gli spilli e faccio un altro passaggio. Intanto vado a fare questo, iniziamo a mettere gli spilli, mi raccomando fate attenzione perché tipo nel mio caso la stoffa è abbastanza rigida e gli spilli devo dire che non sono molto collaborativi, però ci sta. Dovete sempre metterli cioè quando andate a tirarli, che voi mettete la stoffa sotto la macchina, dovete avere la possibilità di tirarli, quindi li mettete verso di voi con la punta da tirare, non con la punta dove li usate praticamente, non con la parte più appuntita verso di voi, ma al contrario, ok. Alla fine se mi impegno le cose mi riescono, però insomma chi mi conosce già da un po' sa che odio cucire, però quando ci tocca perché una borsa non è finita se alla fine non viene foderata. Allora fate questo lavoro fino alla fine, ok, quindi fino alla fine tenendo sempre la stessa misura. Qua metto la cerniera sempre sulla parte brutta, ok, questa maniera, e qui si vedrà direttamente la fodera. Allora noi dobbiamo fare le cuciture sul lato su 1 centimetro e mezzo lasciato, quindi la chiusura deve essere ben precisa. Se qua è 1 centimetro io vado con la chiusura della cerniera proprio quasi al limite, perché devo avere la libertà di infilare, cioè di chiuderlo per bene, non deve essere perfetto, però quando io vado adesso a cucire devo avere 1/2 centimetro di movimento, quindi vado a fissarla in questa maniera qui. Potete utilizzare la cucitura dritta come me, che ho fatto qua sulla prima cucitura, oppure a zigzag. Per chi non è esperta è la migliore, perché cosa succede? Lì semplicemente vai a nascondere un po' di più le imperfezioni, però dobbiamo stare attenti di non attaccarci troppo alla cerniera da questa parte, quindi cercate, eccoci qua, cercate di stare proprio al margine, così la cucitura a zigzag va in questa maniera qua, ok. Dopo la facciamo sul davanti così si vede meglio. Intanto andiamo a bloccare il tutto, che è un po' difficile perché è molto scivoloso, però ci riusciremo, ecco, ok. I miei spilli, come avete visto, non sono molto collaborativi perché non li uso da un po', quindi mi sa che mi tocca comprare degli altri. Questa volta la blocco così perché tanto è solo una questione di star fermo, non di precisione. La precisione la dobbiamo fare con le mani e con la macchina, quindi ci vuole un attimo di attenzione. Intanto lo blocco solo per una questione di praticità e mi raccomando, se la fate con la macchina o a mano, di stare un po' precise, di fare un po' di attenzione. Io adesso vado a spilare il tutto, prima questa parte, poi smonto la cerniera, vado a farla anche dall'altra parte, Mi raccomando qua lo spazietto qui, scusatemi, lo spazietto che lasciate che sia uguale identico sia da un lato che dall'altro, se no la cerniera è storta e questo non va bene, soprattutto quando andiamo a fare la cucitura sul lato.
come vedete ho messo gli spilli da questa parte, fate attenzione a non pungervi. Adesso smonto la cerniera un po', anzi facciamo che dobbiamo essere precisi, quindi prendiamo l'altro lato, lo mettiamo alla pari in questa maniera qui e mettiamo il primo spillo, almeno siamo sicuri, scusatemi, sicure che non si muova, ok? Quindi vedete, mettete il lato qui alla pari, tutto precisino, la cerniera la piegate, ok, e mettiamo almeno il primo. Come ho detto prima, è una questione solo di fermare il tutto all'inizio e alla fine, poi nel frattempo quello che dobbiamo fare con la macchina da cucire dobbiamo stare attenti. Adesso smontate il tutto, io la smonto del tutto perché è una cerniera d'abbigliamento, quindi si smonta, e adesso questo c'è già, lo sostituisco con uno fermo per bene, perché questo era solo un punto di riferimento per quanto riguarda il margine, quando qui dobbiamo andare a cucire siano ben precisi. Quindi adesso prendo un altro, lo metto proprio come gli altri, vedete che li ho messi sulla parte tra virgolette bella. Attenzione a non farvi male, come sempre, io ho sempre paura degli aghi, quindi vi dico sempre di stare attenti. Uno è lì, teniamo dritto il lavoro e continuiamo a spilare. Dopo che abbiamo finito dobbiamo andare a fare le cuciture. Mi raccomando, state molto attenti di non tirare nella fodera, nella cerniera sotto. È normale che il mio materiale è un po' più consistente, ve lo dico per l'ennesima volta, quindi farò leggermente un po' più di difficoltà, però è quello che avevo in casa, quindi bisogna ogni tanto improvvisare e a me mi piace un sacco improvvisare. Tanto sapete che i miei progetti sono tutti particolari, quindi non mi lamento di questo. Ok, mettiamo anche l'ultimo e andiamo a cucire. Io la farò a zigzag la cucitura, quindi vado subito a impostare la macchina da cucire per il motivo zigzag. Prima di iniziare la cucitura, come vedete, ho messo la fodera proprio centrale. Poi è normale che adesso piano piano vado ad aggiustare tutto, perché questi punti, questi spilli sono giusto per una questione di centimetri, non per una questione di adattamento, perché sennò dovevo metterli al contrario, come ho fatto in precedenza. Quindi adesso vado con le mani ad aggiustare il tutto. Questa è la mia prima cucitura, quindi su un lato, mi manca anche il secondo lato. Allora, per tutte quelle amiche che hanno studiato il cucito, che sono esperte, che hanno anni e anni di esperienza, vi chiedo scusa. Però io sono autodidatta e quando si è autodidatti si combina anche pasticci, quindi probabilmente un bel po' delle cose che ho detto magari non sono giuste per quanto riguarda il cucito, ma io non sono esperta in quello, quindi sono autodidatta, mi limito a fare quello che posso per le mie necessità. È normale che il mio interesse in questo momento è fare vedere come si fodera la borsa, quindi vi faccio vedere tutti i passaggi che faccio io, però non è detto che l'uso della macchina da cucire sia quello più giusto, quindi lo anticipo già, perché se ci saranno dei messaggi del genere vi chiedo scusa già in anticipo, perché io non ho esperienza nel cucito, quindi sono autodidatta. Questo passaggio, se non lo volete fare a macchina, lo potete fare anche a mano, ma anche lì bisogna essere esperti, avere la pazienza e essere precise. Io, per una questione di tempo, perché non ho la pazienza di fare le cuciture a mano, vado a macchina a modo mio, ecco, a modo mio. Ecco, questa la mettiamo da parte e
facciamo anche la seconda cucitura, quindi sempre stando, mi raccomando, la larghezza della cerniera deve essere uguale identica, quindi qua leggermente da tirare. La aggiustate sotto la macchina da cucire. Iniziamo a fare anche la seconda. Eccoci qua, ho montato la cerniera, quindi questa è la parte sopra finita. All'interno della borsa la cucitura si vede in questo modo qui. Sul davanti sarà in questo modo qua, perché ci sarà la parte nera della cerniera. Mio figlio mi ha appena smontato il filo nella macchina da cucire, però ci sta. Adesso andiamo, ragazzi, a fare le ultime cuciture a macchina. La prima è da un lato, che non devo farvela vedere, tanto la mettete così sotto, ok? Partite da sotto e andate giù in fondo ad arrivare. E la seconda è sempre dall'altro lato. Mettete i margini vicino, ok? Andate a fare quindi la cucitura da qui, che blocchiamo anche la cerniera, da giù, ok? Poi andiamo a ricavare il fondo, magari questa, almeno una, ve la faccio vedere. Questa è la mia fodera, quindi ci sono i laterali, c'è il fondo e quella è la borsa. Allora, iniziamo a sistemarla dentro la borsa. Prima di tutto apro la borsa, qui c'è il cappietto già bloccato e dato fuoco, quindi non ci sono problemi. Inseriamo il tutto, come vedete la mia fodera è più alta rispetto alla borsa per una decisione mia. Prendo anche un bel asciugamano da mettere dentro e così la si sistema. Adesso inizia la parte più noiosa per quanto mi riguarda, perché dobbiamo andare a fare la cucitura con ago e filo tutto attorno, ma prima è da sistemare. Allora, prima di tutto noi qui sulla cerniera non abbiamo lo spessore del fondo, quindi è una cerniera lineare. Questa per una scelta mia, però appena finisco di cucirla vi porto anche la borsa di mia mamma, dove lo spessore, la larghezza del fondo l'ho portata in avanti e l'ho fatta anche sulla cerniera. Quello è un altro lavoro ancora. Appena riuscirò ad avere una borsa simile a quella, intendo dire come praticità, cercherò di fare un video specifico anche come si fodera quella. Intanto aprite la cerniera, ok? Qui c'è la cucitura. Dovete prendere sempre gli spilli, io andrò a cambiarli perché questi qua devo dire che non funzionano, quindi pensavo fosse una questione mia che sono imbranata, ma proprio non funzionano. Prendete la borsa, ok, mi raccomando, le misure, che sia ben precisa, ok, e andate a sistemare, qui si vede dove è finito il lavoro, andate a sistemare la cerniera proprio a metà, ok? Avvicinate quindi i manici, gli altri manici, e dove la metà comunque utilizzate un segnamarcatore, praticamente adesso cerco di mettere a fuoco, o un qualcosa per bloccarla, la piegate in questa maniera e la bloccate qui, ok? La bloccate qui, poi piano piano andate a sistemare i laterali, sempre con degli spilli,
da una parte e dall'altra. Vi fermate con la cucitura della fodera a 5 cm, 4-5 cm rispetto alla fine. Come vedete la mia fodera è ben precisa, poi vabbè, quando si vanno a fare le cuciture si vede di più. Cosa dovete andare a fare quando arrivate qui? Semplicemente chiudete la cerniera, questo lato lo inserite all'interno e andiamo a fare anche l'ultima parte di cucitura, perché qua dobbiamo piegare un attimo e sarà la parte più difficoltosa, ok? Poi dopo si va a chiudere e la nostra borsa è finita. Stavo dicendo che praticamente finite le cuciture su questi lati, chiudiamo la cerniera e la nostra borsa è foderata. Quindi mi raccomando, iniziate con le cuciture, adesso ve lo rifaccio vedere da qui, scendete prima da una parte poi dall'altra. Quando arrivate qui in fondo lasciate un po' di centimetri, perché dobbiamo andare a sistemare la lunghezza della cerniera da inserire all'interno e da sistemare bene anche per quanto riguarda tutte le misure necessarie. Quindi io prima di fare un lato, di andare tutto attorno, preferisco iniziare sempre da una parte e finire dall'altra. Quello è mio figlio che ci è rimasto male perché ho finito di cucire e a lui gli piace guardarmi cucire. Comunque andiamo a fare questa cosa prima. Come ho detto prima, ho messo il marcapunti qui al centro, dove prima ho guardato che i manici siano perfetti. Poi ho messo scusate, lo spillo proprio qui dove c'è la cucitura. Sono andata nell'altro lato e ho bloccato anche la cucitura sempre a metà della borsa. Poi mano a mano ho sistemato la fodera bloccandola con gli spilli. Adesso prendo ago e filo, vado sulla parte qui esterna e inizio a fare la cucitura. Praticamente andrò a cucire la cerniera alla borsa in questa maniera qui. Per un secondo passaggio, se avete voglia e necessità, andiamo a inserirci proprio direttamente nella fodera con dei passi un po' più grandi per avere la doppia cucitura e bloccaggio doppio. Eccoci qua, un lato l'ho cucito e mi sono fermata qualche centimetro prima della fine della cucitura, quindi così come vi ho detto mi sono fermata qua. Poi sono scesa giù e ho fatto la cucitura direttamente tramite la stoffa e la borsa, che sono dei punti che ho nascosto, quindi non si vedono. Adesso iniziamo a fare insieme la cucitura su questo lato, così vi faccio vedere il mio metodo. Poi dopo voi utilizzate il vostro come meglio pensate. Vedete, sono arrivata qui, lascio questi centimetri, adesso entro in tutta proprio nella borsa. Fate attenzione a non farvi male e vado a bloccare qui, sposto un attimo, ok, adesso entro nel lavoro e mi sposto su questa cucitura iniziale. Adesso il metodo per fare la cucitura è leggermente diverso. Questa cucitura è una seconda cucitura, quindi non è sempre necessaria, però io nel dubbio che si possa scucire o che ne so si strappa, vado comunque a fare due cuciture sempre, perché se una si rovina c'ho l'altra. Cammino per più o meno 1 centimetro dentro il lavoro con lo swan
Normale che se avete un filo tono su tono, quindi un grigio, è ancora meglio. Sbuco dall'altra parte all'interno, stando il più vicino possibile, come vedete, alla cucitura, vedete. Così in questo modo vado a nascondere la cucitura con l'ago nella cucitura della borsa. Sbuco dall'altra parte e mi sposto sempre nel lavoro. Torno praticamente qui dove ho iniziato all'inizio, ok? Taglio il filo e poi ci rimane da sistemare l'ultima parte. Ci ritroviamo in questa situazione dove abbiamo cucito tutto tranne questa parte qui. Allora, prima di tutto andiamo a chiudere la cerniera fino al punto giusto, inseriamo l'eccesso dentro, dietro la fodera, oppure se per le più coraggiose, se vogliono, possono direttamente tagliarla, e mi raccomando di bloccare bene con qualcosa, perché così non si rischia che esca, che si apra, ecco. Adesso questo passaggio non lo registro perché è un po' difficoltoso, bisogna semplicemente andare un po' a improvvisare e cercare quindi di tenere fermo la cerniera fin qua, cucirla, lasciarla con lo spazietto, cercare di unire anche l'altro lato, ok? Quindi fare una cosa del genere, che in realtà l'abbiamo già fatto, che adesso vi faccio vedere, la chiudo, ok? Solo un attimo che la sistemo perché l'ho lasciata tutta aperta. Andiamo a fare un lavoro simile a qui, vedete che c'è un piccolo spazietto, ok? Quindi questa è la mia cerniera. Adesso io vado a finire, quindi a fare quel passaggio, provo a vedere se riesco a fare un po' di luce, ok? Vado a fare anche questo passaggio, quindi qui dietro, che lo blocco per bene, ok? Che sia bella rifinita, e poi ci ritroviamo per le ultime cose. Vi faccio vedere anche una versione diversa. Io ho finito di foderare la mia borsa, questo è l'interno, non ci sono tasche, sicuramente la fodera sembra molto più grande della borsa, ma perché ancora non è stata utilizzata. Comunque sia, la cerniera funziona alla perfezione, vedete? Questo è il mio metodo, non so se sia giusto o meno, mi ripeto, non sono esperta nel cucire, ho fatto solo quello che ho imparato da autodidatta e non so assolutamente nulla sul cucito, ho fatto solo prove e ho imparato questo metodo. Vi voglio far vedere anche la borsa di mia mamma. La cerniera è completamente diversa, è una borsa che ho fatto 4 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo, guardate, è in perfette condizioni e la usa ogni giorno, vi posso assicurare che pesa chilogrammi interi. Qui la cerniera rispetto alla borsa Riva è fatta tal modo che il fondo da 10 continui anche su, quindi semplicemente ho lavorato col cordino sulla fodera, poi l'ho cucita a mano. Ok, questo è il metodo. La fodera interna era messa uguale, però vedete adesso come è fissa la borsa perché è stata utilizzata per tanto tempo. Qui al contrario, come vedete, la cerniera non ha lo spessore dei 10 del fondo, però viene messa dritta. Quello è un altro metodo. Comunque, se vi interessa anche questo metodo, ci organizziamo che ve lo faccio vedere. Intanto questo è uno, presto ci sarà anche il metodo semplice con la borsa clessidra. E ci ritroviamo anche per farvi vedere quello lì. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo video progetto.